Ciao amiche, siete di corsa, volete truccarvi ma tutti i vostri pennelli sono sporchi? Non vi preoccupate, vi spiego subito un modo rapido ed efficace per averli puliti in pochi secondi e poi vediamo insieme anche come lavarli in modo più approfondito almeno una volta alla settimana e vi spiego perché. A tra poco! Lo sappiamo, quando ci serve un pennello quasi sempre è sporco e non lo possiamo utilizzare. Inoltre non sempre abbiamo a disposizione un numero infinito di pennelli, oppure molte di noi semplicemente perché non hanno spazio o perché non li utilizzano spessissimo ne hanno davvero pochi a disposizione. Che cosa fare quindi? Ragazze, esistono dei prodotti che ci permettono di lavare velocissimamente i nostri pennelli tra un utilizzo e un altro. In questo modo, mentre ci trucchiamo, possiamo prendere un pennello, usarlo per un prodotto, pulirlo velocemente e poi utilizzarlo subito dopo, magari con un'altra colorazione. Questo ci rende la vita davvero più semplice. Conoscete questo tipo di prodotti? Io ne ho uno qua, ve lo faccio vedere. È di Kiko, si chiama Brush Cleanser, scusate. Ed è veramente molto utile, già la seconda confezione che utilizzo. Ce ne sono ovviamente di altre marche con funzione simile, ma io mi trovo bene con questa, tra l'altro a un prezzo più che abbordabile, quindi vi consiglio di provarlo. Allora, che cosa possiamo fare? Abbiamo qua i nostri pennelli evidentemente sporchi. Guardate questo che bel rosa, ieri mi sono fatta un trucco anni 90, tutto sul rosa. Ecco, non dobbiamo far altro che prendere un pezzo di Scottex, che mi sono messa qua a disposizione, lo ripiego, prendiamo il nostro prodottino che è spray, spruzziamo un po' di prodottino qua e cominciamo a passarci sopra i vari pennelli. Allora, questo vedete l'ho usato per il bronzer, per il naso, per fare i particolari. Guardate qua, vedete anche questo rosa. Ecco, quando ovviamente la zona è sporca non dovete fare altro che piegare da un'altra parte e velocemente, prima che evapori, ripassare il pennello finché non sarà completamente pulito. Questo tipo di spray, ecco vedete, ha il vantaggio di asciugarsi davvero alla velocità della luce, quindi lasciamo il nostro pennellino qualche istante in posa ad asciugare e poi siamo pronte per poterlo riutilizzare. Conoscevate questo metodo? Per me è comodissimo. Ecco, lo possiamo fare ogni tanto mentre ci trucchiamo, ma come vi dicevo ci sono una miriade di motivi validi per lavare approfonditamente i pennelli con acqua e sapone almeno una volta alla settimana. Se non lo facciamo, dobbiamo essere consapevoli che batteri, impurità, cellule morte della nostra pelle si accumulano lì e oltre a rischiare di prendere qualche piccola infezione, soprattutto per i pennelli che utilizziamo sugli occhi, ecco, dobbiamo fare molta attenzione, ma corriamo un altro rischio che per noi amanti del make-up è comunque un rischio da non sottovalutare, cioè quello che i prodotti non vengano stesi bene, perché la setola non è pulita, ha già degli accumuli di prodotto e quindi rischiamo ad esempio di trovarci il fondotinta o il correttore a strisce. Quindi tutta fatica sprecata quella di applicare il make-up perché il risultato non sarà quello che vogliamo. Quindi ricordiamoci una volta alla settimana di lavarli come si deve e ve lo faccio vedere tra poco. Eccoci amiche, ci siamo trasferite in cucina, che è un posto un po' più comodo per fare il lavaggio dei pennelli con l'acqua, quindi quello che vi consiglio di fare una volta la settimana. Come vedete io ho preso una bacinella con un po' di acqua poi per risciacquarli,
ma se preferite voi potete anche metterli direttamente sotto il rubinetto, facendo attenzione a non bagnare troppo la parte che unisce le setole al fusto del pennello, perché col tempo si potrebbe rovinare. Come laviamo i nostri pennelli? In maniera molto semplice. Io utilizzo una saponetta neutra, meglio se di Marsiglia. Ecco qua la mia saponettina, ve la faccio vedere, è una saponetta che uso solo per questo motivo, e prendo i miei pennelli sporchi e mi aiuto con un accessorietto davvero molto utile che trovate facilmente in commercio, ma poi vi metto i link in descrizione. Cos'è questo accessorietto? Io ho questo, sempre di Kiko. È una sorta di gommino, vedete dietro c'è l'impugnatura, che ha delle zigrinature che fanno attrito rispetto al pelo e quindi aiutano a pulirlo meglio. Ho utilizzato questo per molto tempo. Ultimamente ho ricevuto in regalo un nuovo accessorio che trovo ancora più pratico e che vi faccio vedere in un secondo momento. Ma diciamo che a casa avete uno di questi. Io semplicemente prendo il mio pennellino sporco, lo bagno nell'acqua, poi lo passo bene sulla saponetta che in 2 secondi diventa, come vedete, sporca, quindi prendo un po' di sapone e poi lo passo qua sopra in maniera tale che tutto il prodotto, vedete, si depositi. Sciacquo, ripasso e proseguo così fino a quando le setole non mi sembrano pulite. Sciacquo, lo faccio più volte, dipende anche da che tipo di prodotto avete utilizzato sul pennello, poi lo sciacquo e il pennello è a posto. Ora mi raccomando, sappiate che se il pennello non è più nuovissimo, la setola potrebbe non tornare, anzi quasi sicuramente non tornerà bianca, pulita come quando l'avete comprata, ma questo non significa che il pennello è sporco, semplicemente la setola col tempo si macchia. A questo punto voi invece potete anche, come vi dicevo, sciacquarlo sotto l'acqua e lo mettiamo ad asciugare. Come asciughiamo il pennello? Allora io prima gli do una piccola asciugatina con lo Scottex. Ovviamente se è un pennello con delle setole più folte, più lunghe, io lo passo un po' anche con le dita per ridare la forma, lo premo un pochettino per togliere gli eccessi di acqua, ripeto, passo le setole per vedere che siano tutte belle compatte e poi lo mettiamo ad asciugare. Come? Lo possiamo mettere disteso, però l'ideale sarebbe che la setola non toccasse alcuna superficie, quindi non so se vedete il ripiano della mia cucina, ad esempio, lo potete mettere così, non so se riuscite a vederlo, dove la parte finale del pennello fuoriesce dal bordo e in questo modo, diciamo, non si rovina la setola. Oppure se dovete appoggiarla completamente, ricordatevi dopo un po', mentre asciuga, di girarla dall'altro lato. In realtà io ultimamente, come vi dicevo, sto utilizzando un altro tipo di accessorietto che adesso vi faccio vedere. L'ho comprato, cioè mi è stato regalato, ma è in vendita anche su Amazon, ed è questo simpatico contenitore qua, multifunzione. Allora, come vedete ha una sorta di vaschetta che all'interno ha vari tipi di zigrinature, come quella che abbiamo visto prima nell'accessorio di Kiko. Purtroppo, diciamo, a forza di utilizzarlo il fondo è rimasto un po' macchiato, non mi è più tornato bello color lilla come quando l'ho appena aperto, però funziona veramente bene. Ecco, in questo caso potete mettere un pochino di acqua direttamente qua dentro
in maniera tale che prendete il vostro pennello e andate direttamente a lavarlo qua dentro sfregando. Cos'ha di fantastico questo accessorio? Che una volta che il pennello è sciacquato ed è pronto per essere asciugato, voi ribaltate questo accessorio, infilate i pennelli lavati qua in questi spazi che ha, vedete che ne hanno di più larghi e di più stretti, in maniera tale che riescono a tenere addirittura pennellini molto molto piccoli, e grazie a questo gancio lo appendete ad asciugare. Ad esempio io lo appendo a volte vicino al termosifone, a una maniglia, dove vi capita, perché così i pennelli si asciugano senza appoggiare da nessun lato, giustamente a faccia in giù, così eventuali residui di acqua colano, ed è, diciamo, tutto in ordine, anche molto carino da vedere. In effetti era un po' disordinato vedere questi asciugamani in giro per il bagno con tutti i miei pennelli, perché io ho una quantità industriale lì asciugati, sembravano dei salami. Comunque, cos'altro ha di carino questo accessorietto? Che poi quando sono asciutti potete anche poggiarlo direttamente sul ripiano del bagno e utilizzarlo per tenerli in ordine i pennelli, e man mano che vi servono li prendete. Ecco, in questo modo la pulizia dei pennelli diventa molto più semplice. So che ci sono addirittura degli accessorietti automatici che infili il pennello, ruotano da soli e te lo puliscono. Io non ce l'ho, non l'ho mai provato, quindi non sono in grado di dirvi se funzioni oppure no. Magari se voi lo avete e sapete che funziona, fatemelo sapere nei commenti, così magari qualche volta che mi capita l'occasione lo compro e lo provo. Questa è una soluzione molto molto semplice, abbordabile, che però devo dire nella mia routine di pulizia pennelli ha fatto la differenza, perché ripeto, averli stesi a volte addirittura dentro la vasca li dovevo mettere, invece così si asciugano molto più rapidamente e si conservano meglio. Lo sapete, noi amiamo i nostri pennelli, alcuni costano anche una schioppettata, tipo questi della Refre, quindi ci tengo a tenerli bene, ad averli sempre in ordine, come immagino sia lo stesso anche per voi, amiche mie. Allora, che dire, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se non sapete ancora quali sono i pennelli che fanno per voi, vi lascio qua in descrizione il link per vedere i pennelli essenziali se sei una principiante over. Vi abbraccio, ricordatevi di splendere sempre.